E benvenuti in questo nuovo video di calciomercato. Come di consuetudine, insomma, a fine settimana cerchiamo di fare un riassunto delle principali trattative, così oggi andremo a parlare di un tema un po' più generale, di una percezione, ecco, che c'è intorno al mercato del Venezia, di quello che sta succedendo, soprattutto, purtroppo bisogna dirlo, in ambito uscite, perché comunque si parla tanto di entrate, anzi, Soprattutto. assolutamente, però le cose che stanno pesando un po' di più sul giudizio generale, secondo me, della situazione sono le uscite. Però, prima di cominciare, ovviamente, vi chiediamo di lasciare like, di iscrivervi se non siete già iscritti, di abbonarvi per entrare nel gruppo abbonati e ovviamente anche per sostenerci, così Certo. riusciamo anche a commentare insieme le notizie di mercato che escono, e sono comunque tantissime, bisogna ammetterlo. Poi secondo me la prossima settimana, adesso i giorni che arrivano, sarà la settimana delle ufficialità, perché ce ne Sì, sono veramente tante in arrivo. poi se vi abbonate potete vedere tutti i video dell'analisi dei giocatori in anteprima, quindi Sì, riuscite a vederle esatto. proprio anche prima dell'ufficialità quasi. Poi per tutti quanti esce quando arriva l'ufficialità vera e Esatto, propria. esatto. Sì, sì, perché cioè, ci siamo un po' preparati da questo punto di vista, cioè comunque appunto saranno tante ufficialità, c'è quella di, ovviamente ci sono già state quelle di Basic e di Lisman, quella di ieri, Sì. e ovviamente sono in arrivo quella di Helgason, di Correia, quella di Bella Kotchap, tra l'altro che qua diamo un'ultima ora, cioè praticamente domani farà le visite mediche a quanto pare, quindi è questione di giorni anche qui per Eh sì, l'ufficialità. Penso domani, non credo, magari martedì la butto lì. sì, Così, e poi anche Berardi, più tra l'altro i rinnovi di Stropa e Ups, di mh, cui non cioè, si sa, insomma, sostanzialmente, però non c'è l'ufficialità. C'è l'ufficiosità, ma non l'ufficialità. esatto. E insomma, quindi sì, aspettatevi tanti video in questo senso, dove andremo comunque ad analizzare tecnicamente, poi dicendo anche la nostra su ogni nuovo arrivo. Ovviamente non l'abbiamo ancora fatto per l'Isman, perché comunque ci ha colti un attimo di sorpresa, così non ci aspettavamo che fosse praticamente il secondo acquisto ufficializzato in ordine di tempo. Quindi vabbè, insomma, questo. E parliamo appunto, andiamo al focus del video, perché oggi c'è, appunto, come vi dicevo all'inizio, siamo abituati, no, a fare un riassunto delle notizie di cui stiamo parlando. Alla fine si sta parlando tantissimo della punta, no, si fanno veramente 3000 nomi, io Sì, sono troppi. stanchissimo, cioè, Mh. ve lo posso dire onestamente. Sì, Cioè, saranno usciti una trentina di nomi per ora, se n'è parlato magari di qualcuno un po' di più, di qualcuno proprio solo citato il nome. sì, piace, di solito scrivono piace quando è solo un sondaggio, Sì, trattative vere e proprie no, ce ne sono, cioè, nel senso, escono le notizie, offerta di 6 milioni per questo, per Rachmani, mi veniva in mente, che tra l'altro ero andato già un po' a spulciare, a vedere che tipo di giocatore è, era uscito Gift sì, Orban, tanti nomi, poi però, di tanti non se non n'è si più sta quagliando. parlato. Sì, poca sostanza effettivamente, però, in Sì, realtà l'unico nome di cui che ha un po' destato un po' di delusione generale nel mercato che è iniziato è quello di Svoboda. sì, esatto, cioè più che i nomi di entrata, alla fine purtroppo quello che ha pesato, non tanto Doumbia, perché comunque secondo me No, la piazza ha reagito bene, nel sì. senso ha capito la situazione, ha capito Sì, eravamo già pronti, diciamo, sapevamo esatto, già tutti che sarebbe andato. la cifra comunque che abbiamo incassato è ottima. Poi la volontà del ragazzo sicuramente l'abbiamo compresa tutti, quindi Doumbia è passato via liscio praticamente. Sì, Su Svoboda, ma anche noi in primis, non è che eravamo con un sorriso 32 no. denti quando c'è stato ceduto. Abbiamo anche già fatto il video di cosa ne pensiamo, Sì, abbiamo fatto il video prima che succedesse tutto in realtà, poco quindi prima, in quel poco video prima. noi parliamo come se magari fosse anche una bufala o qualcosa che poteva anche non Cioè, con la succedere. speranza che non lo La fosse, cioè non speranza, è che sì. eravamo lì a dire abbiamo la sicurezza che è tutto inventato, no, era una speranza, perché Sì. comunque cioè, è un giocatore ovviamente che ci piace tanto, Mh. ne abbiamo sempre parlato bene, E poi però fatalità il giorno stesso si è avverata la cosa, quindi sì, sì. comunque è andato via 5 milioni, che abbiamo già tutti detto che sono pochi, però sappiamo benissimo anche noi, che non l'abbiamo detto in quel video, che lui comunque non avrebbe rinnovato il contratto molto probabilmente se non avesse inserito quella clausola di Sì, 5 milioni così e basta, sarebbe andato via 0 di conseguenza. chiaro.
Quindi Sì, sicuramente meglio sì, 5 lo davamo milioni per che rispetto a scontato. sì, Esatto, lo davamo per scontato, ma cioè il problema secondo me, appunto, quello che ribadivamo lì, quello che dicevamo lì e ribadiamo oggi, non è tanto nel senso la clausola da 5 milioni, ma il fatto che secondo me un po' la società poteva provare ad alzare quella clausola lì, tutto lì, non è che dicevamo altro. sì, probabilmente Eh, ci ha anche provato a farlo, non ha avuto quella forza probabile, probabile, societaria per assolutamente. ottenere un aumento della clausola e quindi, al posto di andare via 0 è andato via 5 Però è milioni. perché ti sei trovato all'ultimo. Cioè, secondo Esatto, me quello è il problema lì. sì, Non so, magari farlo rinnovare quando era in piena fase cioè quando era nell'infortunio pieno, quando era insomma i primi mesi anche di campionato, no? sì, Eh, potevi rinnovarlo prima, potevi, secondo me la prendeva prenderti con un po' prima, sì, esatto. Poi non so quando è cominciata la trattativa, però secondo me hanno anche aspettato un po' per capire come tornava, in eh, quel caso di Svoboda, per me hanno un po' temporeggiato. Secondo me, sì, mia idea, eh. Però effettivamente tutto lì, secondo me, cioè sicuramente come dire, il coltello dalla parte del manico ce l'aveva Svoboda, abbiamo capito, gli agenti di Svoboda, chi esatto. per lui, insomma, però almeno provare a alzare qualcosina, tanto comunque il giocatore vale, ha fatto vedere che è un giocatore di assoluto valore. Per me se erano 5, se erano 7 non 5, comunque quei 7 te li davano. Però sarebbero stati almeno 2 milioni in più così. Però vabbè, comunque mi dispiace al di là delle cifre per il Eh sì, giocatore. Cioè, per il giocatore è il capitano, era il leader di fatto sì, della squadra. tutti eravamo affezionati a Swoboda comunque. Esatto, qua da Era tanti da noi da anni, tantissimo tempo ormai. da una vita, e quindi tutto qua. Però effettivamente ho visto che proprio nella piazza, dopo quella cessione lì, è scoppiato un po' un Mh, casino, nel senso, tanti comunque ribadiscono la fiducia in Antonelli, assolutamente, quindi non dico che tutti siano arrabbiati, tutti ribadiscono la fiducia in Antonelli e dicono aspettiamo, ed è un po' la nostra linea, cioè nel senso, nonostante la cessione, lasciamo stare Doumbia, ma di Svoboda, insomma, vediamo quel che succede e valuteremo alla fine. mh. Diciamo che però gli altri, quelli che non la pensano magari allo stesso modo nostro, e quella di molti altri, chi non la pensa come noi, insomma, dice, cioè, se partiamo così, quello è un po' il senso. Sì, Se il partiamo mercato è iniziato così, malissimo e quindi di conseguenza dicono, andrà tutto male probabilmente. esatto, dicono già, siamo già più scarsi della scorsa Sì, stagione. E cioè, stando così, non posso neanche dargli torto, nel senso, stando così le cose, stando così gli acquisti, nel senso, adesso arriveranno tante ufficialità, però diciamo che anche il tipo di ufficialità, magari quelle in arrivo, non scaldano così tanto, magari parliamoci chiaro, nel senso, parliamo di Helgason, di Berardi, Lisman, ma anche lo stesso Bella Kotchap che, piccolo spoiler del video, a me, cioè, l'ho descritto io, no? Nel video che vedrete in pochissimi giorni, quando ci sarà l'ufficialità. Cioè, ne ho parlato sostanzialmente bene, a me è un difensore che piace per caratteristiche, però vedo che anche quello comunque ho visto critiche, comprensibili da un certo punto di vista, meno da altri, però appunto lascio a quel video tutte le considerazioni. Comunque in generale sono nomi che non fanno esaltare così la gente come quei nomi che circolavano tipo a inizio mercato, no? Proprio i eh, primi, che infatti. erano El Shaarawy, Fulkrug, che adesso se ne parla anche già un po' meno, Infatti, forse quei nomi sono Saint-Maximin, esatto, sono stato un po' un abbaglio quei nomi, perché comunque tutti i giocatori che hanno giocato in Serie A, lo stesso anche Basic anche secondo sì, me, esatto, che però abbiamo comunque preso. Vasic viene dalla Lazio, quindi un giocatore della Serie A l'abbiamo preso, che giocava titolare. Anche Sì. tutti gli altri che si sono nominati, Füllkrug dal Milan, Che, co- comunque che comunque veniva criticato, cioè nel senso era già criticato per la infatti, condizione fisica, per il fatto che avesse sottoreso al Milan, poi lì avrei fatto i miei discorsi nel caso fosse arrivato, o magari arriva ancora, ribadirò quei discorsi, può essere. però il mio pensiero è molto forte. Sì, si era parlato di El Shaarawy, quindi comunque erano nomi che hanno scaldato Sì, un po' la piazza, hanno appeal, esatto. hanno appeal, poco da fare. E poi non se n'è più parlato. Effettivamente si è cominciato a parlare di altri nomi un po' Giovani, sì, giovani di non belle dall'Italia, prospettive. quindi non dalla Serie A. Poi E lo stesso questo Lisman, secondo me, quello che è il giocatore che è sì, arrivato ieri polacco, secondo me, cioè, quel tipo di nomi lì hanno un attimo, non so, capito, fatto, non ti dico arrabbiare, però dicono, ma che mercato stiamo facendo? Cioè, sì, che
un ma non po'... sono nomi da Serie A, da Esatto. squadra che deve affrontare la Serie A, sono nomi da puro scouting. Come abbiamo sempre fatto alla fine. Esatto. Quindi la gente si aspettava che arrivassero altri nomi, un mercato diverso rispetto a quello che abbiamo sempre fatto, perché quest'anno si era parlato di Sì, una rinascita del Venezia che potesse rimanere permanente in Serie A, anche sì, diciamo i proclami della nuova Esatto, presidente sono stati, come dire, importanti. Secondo me quelli però hanno un attimo sviato. Questa è una convinzione che ho, secondo me è un po' così, perché insomma ha parlato chiaramente di 100 milioni, questa è una cifra indicativa, poi cioè non è detto, io ho sempre pensato quando l'ho detto che non volesse dire ci sarà un budget da 100 milioni, sono investimenti in tutti i settori e esatto, non esiste solo il campo in una società di calcio, è di fatto un'azienda vera e propria, quindi cioè, almeno come concepita al giorno d'oggi, non parlo tra i tifosi, purtroppo però la realtà dice così, cioè sì, sono delle aziende vere e proprie, gli investimenti sono, come dire, spalmati in diversi ambiti della società, diversificati. quindi non so se Però vanno tutti al campo, capito? esatto, ha anche parlato che saremo il nuovo Como, comunque ha dato delle Ecco, anche quello, speranze, anche quello. sicuramente dettate dall'entusiasmo, dal suo arrivo come nuova presidente, Mm. però anche Stropp ha voluto aggiungere in un'intervista che noi non saremo mai come il Como, perché siamo due squadre con una potenza economica sicuramente diversa. Questo sicuro. E, Cioè, e quindi anche Stropp ha già messo un po', ha fatto mettere i piedi per terra a tutti, no, secondo me, no, è con vero, è vero. quell'intervista. Sì, però ecco, quell'intervista lì sicuramente poi dicono, non è l'unica causa, per carità, è diciamo un insieme di fattori Sì, secondo me che a questo momento fa, almeno cioè, sento la percezione di una delusione un po' generalizzata, almeno in alcune parti del sì. tifo. Poi ci Poi sono persone che dicono di aspettare, che è ancora l'inizio del mercato, che io la penso comunque così. anch'io, esatto, la pensiamo così, e invece altre persone criticano il fatto che non ci sono abbastanza giocatori italiani, che vabbè, No, beh, quello quello lasciamo sorvolerei stare, cioè, perché... non me ne frega, cioè, Esatto. sì, sto leggendo le principali critiche, diciamo, anche oltre a queste che abbiamo detto, cioè, vogliamo giocatori, no, non parliamo per noi, cioè, intendo, tra virgolette, molti vogliono giocatori italiani, cioè, vogliamo giocatori italiani, vogliamo giocatori pronti dalla Serie A. Il problema, soprattutto lasciando stare il discorso degli italiani, perché nel senso comunque li avevano presi da Gasso, comunque non mi Oristanio, sembra Nicolo lo Sicaviglia, stesso gli Doumbia, anni scorsi. non viene da chissà dove, quindi sempre italiano era. Comunque ne abbiamo diversi. Non è che hanno A me non dimostrato... interessa dove, cioè, se sono italiani, Esatto. uzbeki o giapponesi, cioè, a me l'importante è che diano il meglio, facciano il bene massimo della squadra, quindi non me ne frega veramente nulla della nazionalità, cioè non sono più contento, parliamoci chiaro, se arriva un italiano rispetto che se arriva un francese, cioè a me Esatto. l'importante è che sia un fenomeno, che sia fortissimo, aiuti la squadra a rendere al massimo, non mi interessa nulla della nazionalità, giuro. Esatto, e sicuramente non è questo il problema della nazionale italiana in No, ma questo poi non dobbiamo momento. salvare noi la nazionale, cioè nel Esatto. senso si salvi da sola, gli italiani forti ci sono, se Non c'è è il Venezia l'opportunità. che deve prenderli comunque gli No, italiani per non salvare solo, la cioè, nazionale, perché non è questo il problema. esatto, ma non solo, nel senso, ne arriveranno, secondo me ne arriveranno comunque, ma cioè, in base al mercato, in base come dire, prezzi magari buoni, valutazioni, comunque non mi pare che Antonelli disdegni gli italiani, anche lo scorso anno ne Ma abbiamo presi infatti, parecchi, però vabbè, lasciando stare questo discorso qua che è un po' del cazzo, ma sì, cioè, parliamoci chiaro, un esatto. po' stantio, ecco, per dirla meglio. Sul discorso della Serie A, allora un po' comprendo, un po' no, perché giocatori pronti alla Serie A, sì, ma ricollegandoci al budget che magari, ecco, la gente lì si è un po' un attimo, come dire, ha frainteso. I giocatori pronti alla Serie A, secondo me, costano. Cioè, Oh sì, se non dal punto di vista del cartellino, dal punto di vista dell'ingaggio. E quindi a esatto. quel punto lì è una società, ma è sempre stato così ed è così per noi, per altre società che prendono tanti stranieri, così è più facile, come dire, sostenibile prendere giocatori dall'estero, pagargli anche piuttosto un bel cartellino alla squadra da cui la compri, ma a ingaggi
come dire, limitati, sì, sostenibili, sostenibili. economici, piuttosto che prenderti, che ne so, faccio un nome, Baschirotto, che comunque ha quell'esperienza lì, che magari arriva, non sto dicendo che non arriva, piuttosto che Baschirotto che ha comunque esperienza in Serie A, assolutamente sì, che però ha qualche anno in più, così, però Sì, ha un ingaggio magari, comunque non ti dico pesante, però un ingaggio che non siamo soliti pagare, ecco, per le esatto. nostre tasche. Però un Baschirotto lo puoi trovare benissimo all'estero, perché è un giocatore nella media, diciamo, lo puoi trovare Medio-bassa, cioè sì, qua si esaltano giocatori per me che lo puoi trovare a meno ingaggio e comunque lo puoi anche dare uno stipendio leggermente più basso rispetto a Baschirotto. Quindi, ha più senso sì, andare a cercare lo so. all'estero Quello sono discorsi che fanno i economicamente. DS, cioè quello sono le linee guida che danno i DS, nel senso fare il bene della loro società, non è che lo fanno per il male della Serie A, anzi, cioè, si cerca di migliorare la Serie A prendendo profili eh, Eh giovani, sì. moderni, ma moderni nel senso come stili di gioco più che altro. Quindi per me quella purtroppo è la via. Per carità, poi se arrivano giocatori della Serie A pronti, ma allo stesso tempo fattibili economicamente, sostenibili, ma Sì. anche, cioè, anche futuribili, magari se trovi anche qualche giovane che ha fatto già qualche anno in Serie A, magari così non ha reso del tutto, lo vuoi valorizzare tu, assolutamente sì. Cioè, tipo colpi alla Nicolussi Caviglia per dire, Sì, un Oristanio che però è andata un po' male così. Però infatti tipo quel tipo di profili, no? Si possono fare, sono stati fatti anche, quindi sì. non vedo troppo questa critica perché quando c'è l'occasione, secondo me il DS l'ha sempre presi, ecco. Dipende cos'è il meglio per la Eh sì, è squadra, non è arrivato che sia Basic, dall'estero o dall'Italia, cambia esatto. È quello arrivato che è bello, Basic dalla Lazio, quindi dalla Serie A, quindi ce appunto, sì. l'abbiamo. Elgasson è arrivato dal Lecce, anche lui in Serie A. Bella Kotchap è arrivato dal Verona, anche lui in Serie Eh A. sì, no, Quindi infatti, comunque son più del previsto, sì, ecco, è vero, assolutamente. magari la gente si aspetta giocatori dal Milan, dall'Inter, però Gli ingaggi non son si possono pesanti, cioè prendere quei il peggior giocatori. giocatore del Milan credo prenda un bel ingaggio uguale dall'Inter, cioè, Infatti, cioè i giocatori giusti son che possiamo difficili. prendere dalla Serie A sono quelli che abbiamo preso, che siamo riusciti a prendere. O che prenderemo O che comunque, prenderemo, cioè, sì. comunque è appena iniziato, bisogna vedere, poi faranno un colpo da 30 milioni, metti caso, Giusto. non so, e vabbè, allora lì ci zitterà tutti, e boh. Però dico, secondo me la Sì. linea di pensiero, al di là, a parte gli scherzi, è Eh sì, questa, nel senso cercare giocatori sostenibili tra cartellino e soprattutto ingaggi, perché sono quelli che pesano più di tutti, più di tutto, quindi è un po' questa la questione. Sul discorso giocatori italiani abbiamo detto la nostra, nel sì, senso arriveranno, senza andare a cercare proprio gli avere la necessità di italiani. mettere il focus, di mettere su Sì, 'sta cosa esatto. sugli italiani. Se ce n'è uno forte lo prendiamo, se non è forte Eh, dammi l'uzbeko che è più forte. Non mi esatto, interessa a me che è italiano. Se è anche un cincinin più scarso quello italiano, voglio l'uzbeko. esatto. Non mi interessa, voglio che la squadra sia Internazionalizziamo. la mia squadra, non la nazionale. In questo momento tifiamo la squadra Eh. e non la nazionale, quindi pensiamo all'unione e non all'Italia in Esatto. questo momento qui. Quindi un po' questo il discorso, c'è poco da parlare di tante altre situazioni, secondo me Sì, comunque, in questo ehm, momento era questo il focus della settimana, quindi sì. abbiamo cercato di dare un quadro di quello che è successo, dei nostri pensieri, di come abbiamo interpretato la situazione e un po' dei pensieri di tutti i Sì, tifosi in dico questo solo è momento. presto, cioè dico, la chiuderei così, cioè andiamoci cauti almeno, cioè è presto, vediamo, Sì, sicuramente per carità, la cessione di Svoboda ha colpito tanto anche noi, stando così sicuramente al momento siamo un po' più scarsi di come siamo partiti, di come siamo arrivati almeno in sì. Serie A, però stiamo a vedere, comunque il mercato è Mh. lungo e Anche comunque se, c'è il ritiro tra 2 settimane, quindi assolutamente. probabilmente le prossime 2 settimane saranno delle settimane di fuoco. Ma infatti, cioè, immagino che l'ufficialità adesso in arrivo, cioè, saranno parecchie, quelle che vi abbiamo citato. Per me, nel giro di quei giorni lì, cioè, prima del ritiro arriverà l'attaccante. Da tutta questa Sì, lista di nomi che c'è stata, per me si troverà almeno una, perché comunque parla anche di due giocatori, una punta e magari una seconda punta. Per me almeno la prima punta mh, arriverà. Si sceglierà un nome tra tutta sta lista finalmente e lì potremo comunque fare
la nostra bella analisi, capire che tipo di giocatore avremmo preso, quindi un po' questo. Vi ringraziamo per aver visto il video fino a qui. Ovviamente diteci voi la vostra qua Sì. sotto nei commenti, questo è il nostro pensiero. Cioè, poi se non siete d'accordo scrivetelo pure qua sotto, per carità, tutti i pensieri sono ben accetti, però ecco, ci tenevamo a ribadire quella che è la nostra anche alla fine linea di pensiero, non è solo il pensiero su questo tipo di Mh. situazione, è un po' la linea di pensiero che abbiamo un po' sempre, ecco. Quindi questo è sempre Forza Venezia. Sempre Forza Unione.